Ciao a tutti e benvenuti a Primoz de Calcio. Oggi vi parlo di una notizia nuova, che è nuova fino a un certo punto. Nuova perché questa mattina ci sono stati 18 arresti tra persone che ricoprono ruoli di primo piano tra gli ultra di Milan e Inter. Nuova fino a un certo punto perché la notizia delle infiltrazioni mafiose del tifo organizzato non è una novità. C'è una sentenza della Cassazione che stabilisce definitivamente che i clan dell''Ndrangheta controllavano gli ultras della Juventus, quelli in curva sud, per essere precisi, per incassare i proventi del bagarinaggio. E attenzione perché i nomi delle famiglie malavitose che farò tra un attimo saranno ricorrenti anche a Milano. Siamo nell'aprile del 2019, nell'ambito del processo Alto Piemonte, arrivato in Cassazione, i giudici hanno reso definitive le condanne per associazione mafiosa di Federico Dominello e il figlio Rocco. Questi due personaggi sono riconducibili alla cosca Pesce Bellocco e dovevano rispondere anche dell'accusa di tentato omicidio, accusa successivamente derubricata a lesioni personali, reato per il quale padre e figlio sono stati condannati. Come accertato dai giudici, Rocco Dominello da un lato garantiva la pace tra i diversi gruppi ultras, dall'altro li usava per fare pressione sulla Juventus, sulla società, per garantirsi i proventi del bagarinaggio. Andando più indietro nel passato, anche la Camorra ha cercato per anni di mettere le mani sul Napoli, minacciando l'allora presidente Corrado Ferlaino. Non solo, perché alcuni esponenti del tifo organizzato partenopeo avevano legami con la Camorra, tuttavia, a parte la loro presenza in curva e anche in campo, ricordiamo la vicenda di Antonio Lorusso, figlio del boss Salvatore, che presenziava a bordo campo come giardiniere, pur non essendolo, non sono mai state evidenziate ingerenze in sede processuale. Tornando a Lorusso, la sua presenza fu accertata tra febbraio e aprile del 2010, ma fu notato per la prima volta il 10 aprile di quell'anno in occasione della partita Napoli-Parma. Poco dopo il figlio del boss divenne latitante, vuol dire che nel suddetto periodo non era destinatario di un ordine di arresto. Dopo l'arresto Antonio Lorusso è diventato collaboratore di giustizia. I magistrati hanno accertato che in campo erano presenti anche alcuni individui con l'accredito di fotografi pur non essendolo. Anche queste persone erano riconducibili al clan Lorusso. Antonio Lorusso inoltre disse di essere amico di alcuni calciatori, tra questi il Pocio Lavezzi. Lavezzi, così come il club del Napoli, non sono estranei a qualsiasi vicenda giudiziaria come accertato dalle indagini. L'Orus accedeva al San Paolo, oggi Maradona, grazie all'intervento della ditta di giardinaggio che aveva l'appalto per curare il prato. Il titolare disse che si trattava di un favore a un cliente. Spostiamoci a Roma, 7 agosto 2019, quando fu ucciso in un agguato Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, capo ultras degli irriducibili della Lazio. Ancora oggi una grossa bandiera raffigurante il personaggio dei fumetti Diabolic o Diabolic sventola in suo onore, quasi come se si trattasse di un martire. Diabolic avrebbe avuto rapporti con la Camorra e sarebbe stato dedito al traffico di stupefacenti. È stato anche invischiato in una vicenda di estorsione ai danni del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Diabolic sarebbe stato ucciso per essersi appropriato di denaro destinato ai detenuti e questa è l'ultima ipotesi investigativa. Come riporta l'agenzia Le Presse, durante un'intercettazione ambientale è stato registrato un colloquio tra Roberto Macori e Pietro Monti. Chi è Pietro Monti? È un imprenditore del settore petrolifero, ma si dice anche che sia legato al clan senese di Milano. Macori è arrabbiato, dice a Monti che a Roma c'è un gruppo criminale molto pericoloso, lo definisce lupi famelici. Diabolic starebbe fregando gente del boss Michele Senese. Monti dice che Diabolic si sarebbe appropriato di denaro destinato ai detenuti. In pratica Diabolic, approfittando della detenzione di Michele Senese, avrebbe rubato la dazione di denaro dovuta ai carcerati. Un mese prima della sua morte, emissari del clan si sarebbero recati presso la sede degli irriducibili, minacciando tutti, Diabolic compreso. Quel tipo di comportamento non sarebbe stato più tollerato. Diabolic però avrebbe cercato di prendere tempo, un mese dopo è stato ucciso. Ma dopo tutto questo doveroso preambolo, torniamo a Milano, ma non subito agli arresti di questa mattina. Ottobre 2022. Vittorio Baiocchi, 69 anni, fu ucciso in un agguato in via Fratelli Zanzottera, quartiere Figino. Chi era Vittorio Baiocchi? Era un storico capo ultras dei Boys.
La vittima aveva una sfilza di precedenti penali che comprendevano rapina, traffico di droga, sequestro di persona. Alle spalle aveva 10 condanne con sentenza definitiva e 26 anni trascorsi in carcere. Baiocchi aveva avuto legami con la mafia e con la cosca Mannino. In tempi più recenti pare che intrattenesse rapporti con esponenti dell'Andrina Facchi Neri, ma anche con personaggi vicini al clan Magrini. Ricordate, all'inizio vi ho parlato di Bellocco. Questo cognome ritorna. Lo scorso 4 settembre 2024 a Cernusco sul Naviglio, Milano, Antonio Bellocco, capo ultras dell'Inter, è stato ucciso con 2 coltellate alla gola da Andrea Beretta. Altra figura di spicco del tifo nero-azzurro. Antonio Bellocco, 36 anni, era ritenuto appartenente all'omonima Andrina. I due la sera prima avevano giocato a calcetto come due buoni amici, ma il piano per l'omicidio di Andrea Beretta era già pronto. Veniamo al presente. 26 giorni dopo quell'omicidio, 18 persone gravitanti nel mondo ultras di Inter e Milan sono stati arrestati. I soggetti coinvolti nell'inchiesta della DDA di Milano sono accusati di estorsione sulla vendita dei biglietti, la richiesta di tangenti mensili sulle aree di parcheggio intorno allo stadio Meazza, sul servizio di catering allo stadio e anche ai venditori ambulanti, rissa e lesioni. Tra i destinatari delle misure di custodia cautelare c'è anche Andrea Beretta, già arrestato per l'omicidio di Bellocco. Agli ultras dell'Inter arrestati è contestata l'aggravante mafiosa. L'inchiesta combinata di arresti di oggi è partita dopo l'omicidio di Vittorio Baiocchi. Vi ricordate? L'ho citato poco fa. Dopo la sua morte la curva nord interista sarebbe passata sotto l'esclusivo controllo di Beretta, Federico e Bellocco. L'influenza di quest'ultimo è diventata sempre maggiore. Il giudice per le indagini preliminari ritiene che l'Inter abbia manifestato una certa sudditanza nei confronti degli ultras della curva nord, agevolandoli, sebbene controvoglia. Nessuna delle persone riconducibili al club nerazzurro è indagato. Questa è la situazione dei rapporti torbidi di alcune tifoserie con il crimine organizzato che, come abbiamo visto, si intrufola ovunque ci sia la possibilità di trarre profitto. Questo lunghissimo video finisce qui, spero di essere stato chiaro avendo dovuto tralasciare alcuni dettagli per questioni di tempo. Iscrivetevi al canale, un saluto e ci vediamo la prossima volta.